Benvenuti, viaggiatori del sentimento, anime sensibili che cercano riparo dalle maree del quotidiano nel porto sicuro dei nostri racconti. Siete sintonizzati su Celebrita dalla Turchia, il luogo in cui il pettegolezzo smette di essere sussurro e si trasforma in una storia dell'anima, dove ogni dettaglio pulsa di verità e ogni pausa racconta più di 1000 parole. Oggi vi chiedo di rallentare il respiro e di aprire il cuore, perché stiamo per varcare la soglia di un momento che ha scosso le fondamenta dello star system turco. Non parleremo di fantasie o di voci senza volto, ma di un istante limpido e tagliente, tanto sincero da lasciare un'intera nazione senza fiato. Al centro di questo vortice emozionale ci sono loro, presenze che popolano i nostri sogni più romantici e le nostre domande più scomode, Cenk Torun e Mahsine Merabet. Attenzione, però! Ciò che state per ascoltare cambierà per sempre il modo in cui avete visto finora i loro sorrisi. Prima di tuffarci in questo mare di sensazioni, vi invito a compiere un gesto che alimenta la nostra grande famiglia: iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere mai l'attimo in cui la verità bussa alla porta e, per chi desidera sostenere il nostro lavoro di qualità e la ricerca che compiamo ogni giorno, cliccate sul pulsante Abbonati Join. Il vostro supporto attraverso il tasto Join è la linfa che ci permette di offrirvi contenuti esclusivi e curati, come il racconto che state per ascoltare. Tutto è iniziato in una serata che avrebbe dovuto profumare solo di generosità, un evento benefico scintillante, un inno alla solidarietà dove l'élite di Istanbul era riunita per una causa nobile. Mahsine Merabet, invitata come ospite d'onore, brillava di una luce che sembrava non essere di questo mondo. C'era in lei un'eleganza senza sforzo, una grazia sospesa, capace di far tacere una sala intera. L'atmosfera era quella composta e prevedibile delle conferenze stampa, domande sui progetti futuri, sui traguardi professionali, su quell'equilibrio apparente che ci piace ammirare da lontano. Ma come spesso accade quando il destino decide di imporsi, accadde l'inevitabile. Un giornalista, forse spinto dall'istinto o forse da quella curiosità che ci consuma tutti, pronunciò il nome che aleggiava come un fantasma non invitato, Cenk. In quell'istante il tempo si allungò, come se avesse dimenticato il suo compito. Il brusio morì, lasciando nell'aria un silenzio teso, denso, quasi materico. Mahsine non rispose con la diplomazia disinvolta che le abbiamo visto tante volte. Abbassò lo sguardo come chi cerca forza nelle radici della terra e inspirò con un tremito che attraversò chiunque la stesse guardando. Non avevo previsto di parlare di questo oggi, non qui. Mormorò, e la sua voce era insieme frattura e metallo, fragilità e spina dorsale. 2 lacrime, sincere e indomabili, le scesero sul viso, e quella conferenza si fece confessione, quell'occasione mondana diventò salotto intimo, quasi sacro. Da mesi combatto una guerra silenziosa tra quello che desidera il cuore e ciò che impone la ragione, continuò, offrendo al mondo una verità che non si può recitare. A volte amare non significa trattenere. A volte, l'atto più grande, più smisurato d'amore è trovare il coraggio di lasciare andare. Punto. Parole pesanti come pietre, capaci di infrangere in un solo colpo l'immagine lucida della coppia perfetta e di rivelare la complessità viva delle relazioni reali. Mahsine non si nascose. Cenk e io abbiamo vissuto qualcosa di profondo, indimenticabile, viscerale. Ma ci sono stati anche silenzi così densi da coprire il cielo e decisioni dolorose che ti tagliano dentro. Ho scelto di allontanarmi. Punto. Fonti vicine alla modella e attrice ci dicono che non si trattò di un impeto, non fu figlia di un litigio improvviso. Fu un addio meditato nelle notti senza sonno, preparato nel corso di settimane in cui Mahsine aveva iniziato a evitare con metodo ogni occasione che potesse riunirli sotto gli stessi riflettori. Anche i suoi social, per chi ha l'occhio attento, parlavano chiaro, didascalie introspettive, frasi dal sapore sospeso, fotografie in bianco e nero estratte da cassetti che odorano di passato, come sussurri che si preparano a dire addio. Non cercate colpevoli, non cercate scandali. Precisò Mahsine, anticipando la fame di dramma che il pubblico spesso attribuisce a storie come questa. Si tratta di riconoscere quando una storia ha compiuto il suo giro. E oggi, con tutto il dolore che questo comporta, accetto che il nostro capitolo sia arrivato alla fine. Punto. Cari amici di Celebrita dalla Turchia,
ora guardo simbolicamente ciascuno di voi negli occhi. Vi è mai capitato di amare tanto da dover lasciare andare per salvarvi? Pensate che Massine abbia fatto bene a seguire la voce della ragione, oppure il cuore avrebbe dovuto imporsi ancora una volta? Raccontateci nei commenti, la vostra esperienza è parte viva di questo racconto. Mentre il mondo digitale esplodeva in un susseguirsi di messaggi di sostegno, nostalgia e smarrimento, con i fan intenti a riempire la rete di ricordi e speranze in frantumi, lo sguardo collettivo si spostò su di lui, Cenk Torun. Fino ad allora l'attore aveva mantenuto un silenzio da monaco, una riservatezza che era da sempre cifra del loro rapporto. Eppure, una voce davvero vicina a Cenk ci ha confidato un retroscena che porta questa vicenda su un territorio di rara maturità. Cenk sapeva. Sapeva tutto. E la sua reazione non fu rabbia né orgoglio ferito, ma un rispetto che pesa come una promessa: se questo è ciò di cui hai bisogno per ritrovare la tua pace, io lo accetto. Punto. Niente scenate, nessun tentativo disperato di trattenere, solo l'accettazione dolorosa di chi ama davvero e capisce che l'amore non è possesso ma custodia. Eppure, il vero colpo di scena stava per arrivare. Pochi giorni dopo l'evento, durante un programma radiofonico, emerse un dettaglio capace di far vibrare anche gli ascoltatori più disincantati. La conduttrice, parlando del caso, lasciò intendere di aver ricevuto, settimane prima dell'annuncio pubblico, una lettera scritta a mano da Massine. Una lettera senza destinatario esplicito, eppure ogni riga gridava un nome preciso: Cenk. Grazie per avermi insegnato ad amare senza chiedere nulla in cambio, recitava un passaggio, e poi ancora: anche quando non sarai accanto a me, ti porterò come parte indelebile di ciò che sono. Punto. Era un addio? O la promessa di un'eternità tradotta in una forma diversa, meno vistosa ma più autentica? La radio non mostrò prove, ma il tremito nella voce di chi leggeva bastò per dare corpo a quelle parole. 3 giorni più tardi, il caso volle che Cenk venisse intercettato sul set della sua nuova serie. Le luci, i cavi, il brusio delle maestranze, i microfoni all'improvviso come una foresta. Quando gli chiesero direttamente di Massine, lui sorrise. Un sorriso triste, impastato di memoria, ma quieto. Ho ascoltato le sue parole, disse, con quella calma che non si finge. E posso solo dire che sono orgoglioso della donna che è diventata. La sua onestà, la sua forza, è per questo che la rispetterò sempre. Quello che abbiamo vissuto è reale, è nostro. Anche se non cammineremo più uno accanto all'altra, le augurerò sempre una felicità immensa. Punto. Frasi che hanno chiuso un cerchio con un'eleganza che pochi uomini sanno trovare, il tipo di dignità che fa più rumore di qualunque sfogo. Poi, l'atto simbolico che molti fan hanno letto come una dichiarazione muta. Sul profilo Instagram di Cenk apparve un'immagine semplice ma potentissima, un fiore bianco appoggiato su un taccuino chiuso. Nessuna didascalia. Nessuna spiegazione. Ma quel fiore, in molti lo riconobbero. Era lo stesso che Massine portava tra i capelli durante il progetto che li aveva fatti incontrare, quando il loro legame sbocciò davanti a una troupe che non immaginava di assistere a qualcosa di più grande di una scena. Fu un addio definitivo? O un messaggio in codice per dire non ti dimenticherò? La foto rimase lì, immobile, eppure sembrava mutare con lo sguardo di chi la osservava. Per alcuni era un saluto, per altri una promessa sospesa. Dal canto suo, Massine non nascose il dolore. Riapparve dopo alcuni giorni, vestita di bianco proprio come quel fiore, a un evento dedicato all'empowerment femminile. Parlò di ricostruzione, di rinascita, del modo in cui le crepe possono diventare spiragli di luce. Sono in una fase di ricostruzione, disse, con voce piena ma non più tremante. Amare significa anche consentire all'altro di crescere lontano da te. Significa accettare che 2 strade possano separarsi senza che il sentimento venga cancellato. Punto. La sala si alzò in piedi in un applauso lungo, che non era un trionfo mondano ma un abbraccio collettivo. C'era chi piangeva senza nasconderlo, c'era chi, semplicemente, annuiva come chi riconosce una verità vissuta sulla propria pelle. Ed eccoci alla fine di questo racconto che fa male e fa bene, qui su Celebrita dalla Turchia.
La storia di Cenk Torun e Massine Merabet ci ricorda che l'amore non sempre si spegne tra urla e piatti infranti. Talvolta finisce in un soffio, in una lacrima silenziosa e in un rispetto che resta come un profumo sulle mani. E allora vi chiedo, che cosa pensate di quel fiore bianco? Sentite ancora un filo di speranza per il domani? O credete che il libro sia ormai chiuso per sempre? Raccontatecelo nei commenti. Se questo video ha sfiorato una parte di voi, lasciate un like e condividetelo con chi tiene a questi due nomi quanto noi. E ricordate, per sostenere il nostro lavoro e permetterci di scavare ancora di più, il pulsante Join è lì ad aspettarvi. Diventate parte attiva della nostra comunità. Grazie per averci ascoltati. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima vertigine, alla prossima verità che avrà il coraggio di farsi racconto.